Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proseguiamo la serie dedicata ad Ancient Leggende delle Tenebre con la miniatura di Galaden. Se volete recuperare i video precedenti li trovate qui sotto in descrizione insieme a prodotti consigliati e link utili. Ma ora iniziamo con i colori base che stenderemo nel mio caso su primer zenitale. Anche se parzialmente questo primer verrà coperto, la maggior luminosità delle zone bianche si ripercuoterà anche sui colori che useremo. Partiamo quindi creando una base per la pelle, unendo una parte di Al Red e Beige Red, colori che useremo anche successivamente per altri elementi. Con questo mix creiamo una base piena e coprente su tutte le zone di pelle scoperta. Viste le molte zone scomode da raggiungere della miniatura, vi consiglio di usare un pennello vecchio per evitare che si apra nel processo. Se necessario, facciamo una seconda passata e poi passiamo a creare la base per gli indumenti. Qui uniamo a questo verde oliva una punta di marrone e poi di nero per scurirlo e spegnerlo un po'. Con questo mix olivastro coloriamo tutti gli indumenti e l'armatura, escludendo solo capelli, arco e faretra. Per i capelli usiamo marrone scuro e nero, colore che in versione ancora più scura usiamo per arco, freccia e faretra. Ora che abbiamo una base scura per ogni elemento, quindi le nostre ombre, non ci resta che tirare fuori tutti i volumi con le lumeggiature. Iniziamo riprendendo il verde oliva puro, da scurire appena con la sua versione più spenta, con il quale andare delicatamente a individuare i primi volumi. Con il verde puro poi coloriamo in modo netto le parti da illuminare gradualmente, che possiamo individuare anche girando la miniatura in diverse posizioni per studiare i volumi della scultura, considerando sempre che per queste miniature da gioco stiamo realizzando illuminazioni classiche dall'alto. Per unire meglio lo sfondo scuro, usiamo il colore di prima e accostiamo alle strisce luminose delle pennellate delicate. Possiamo aiutarci con la consistenza della velatura, di cui vi ho parlato in altri video, meno incisiva del colore base per ammorbidire gli stacchi. Se necessario, reintensifichiamo le zone di luce piena, prima di passare ad una tonalità ancora più chiara, che darà ulteriore volume alle ombre. Ovviamente dovremo poi sfumare anche questo passaggio con una tonalità intermedia per rendere il tutto più liscio. Per l'interno invece schiariamo solo con una tonalità più chiara, senza nemmeno ad arrivare all'olive green puro, proprio per lasciare intuire la zona di ombra. Per tutte le parti dell'armatura, se vogliamo definirla così, introduciamo un marrone più freddo, con il quale creiamo due mix di intensità diverse, unendolo ad un arancione spento. Nel secondo di questi inseriamo anche l'avorio. Questi due colori ci serviranno, un po' come abbiamo fatto per i vestiti verdi, a dare volume, ma soprattutto in questo caso ad arricchire l'armatura con i piccoli dettagli che la caratterizzano, enfatizzandone le forme. Usiamo prima il colore più scuro tra quelli creati, lo amalgamiamo al resto con una velatura senza però perdere di vista le dimensioni delle zone e con un ulteriore tono chiaro intensifichiamo le luci solo in alcuni punti.
Pur avendo la stessa base, è bene distinguere elementi marroni sulla stessa miniatura, quindi in questo caso per gli accessori come la fibbia e le imbottiture pelose creiamo due mix di marroni ma questa volta freddi, ottenuti grazie all'avorio, che daranno vita a tonalità molto delicate. Qui si parla di elementi molto piccoli che quindi richiedono un lavoro di luce molto stilizzato, ma più sarà forte il contrasto tra ombre e luci, più daremo l'idea facilmente di come sono composti. Per i capelli, per non andare né troppo distanti dai colori usati finora né dalla reference del personaggio alle quali stiamo sempre facendo riferimento in questo gioco, uniamo i marroni disponibili, creando una tonalità meno fredda di quella appena usata, ma comunque leggermente arancione. Arriviamo quindi alla pelle, altro elemento dominante che dobbiamo ancora finire. Sulla base individuiamo subito le parti voluminose, con il beige red puro in versione coprente. In questo modo, andando poi a sfumare gli stacchi, otterremo subito un buon risultato. L'obiettivo del mix creato per la sfumatura è quello di rendere il passaggio tra un colore e l'altro più morbido e liscio. Su superfici grandi come i mezzi busti, come abbiamo già visto, delle pennellate trasversali tutte nella stessa direzione sono un metodo efficace e meticoloso. Qui, dove l'occhio umano non è in grado di percepire tutte le sfumature se non con uno zoom, anche posizionarsi con poco colore sul pennello sulle linee di stacco è più che sufficiente. Con una tonalità appena più chiara illuminiamo fronte, zigomi e naso e qualche altro piccolo accenno di luce sul braccio, oltre a creare la base per gli occhi. Sempre meglio scegliere colori così neutri, caldi o freddi, piuttosto che il bianco come base per gli occhi. Con un colore già presente sulla tavolozza inseriamo due minuscoli puntini come iridi, ricordandoci sempre che possiamo rifinire la forma dell'occhio con il colore del viso in caso dovessimo sbavare. Gli unici accessori ancora da finire sono l'arco e la faretra, sui quali seguiamo la scia fatta con la base e schiariamo le decorazioni con grigi sempre più chiari, ottenuti da nero più avorio. È un elemento secondario, quindi non serve un grosso lavoro, ma solo qualche volume e piccole luci. Eccoci dunque arrivati alla basetta, composta da un mezzo tronco e del prato, ai quali diamo una base scura e omogenea. Una passata di shade marrone su entrambi, una volta asciutti, metterà velocemente in evidenza le texture. Aggiungiamo poi alcuni accenni più chiari sul tronco e sul prato, seguendo le forme e creando un po' di varietà. Otteniamo quindi la nostra versione finale di Galadel, che pur facendo parte di Descent spero vi sia utile anche come spunto per le altre vostre miniature. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a lasciare un like e un commento. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!